Nella terza parte di questa pellicola si affronteranno le posizioni ed i movimenti da eseguirsi con i vari modelli di moschetto in dotazione. È opportuno segnalare che il comando baionetta che verrà descritto in questa pellicola è quello specifico per tutti i modelli di fucile o di moschetto con baionetta mobile integrata. Si consiglia di dare sempre uno sguardo con la coda dell'occhio e grande discrezione a quanto stanno facendo i propri commilitoni, al fine di ottenere allineamento e simultaneità di esecuzione, entrambi cruciali in ciascuna sessione di addestramento formale. Si ricordi che la scomposizione dei comandi in avvertitivo ed esecutivo è uguale nei modi e nei tempi prescritti per le precedenti sessioni di istruzione e dovrà essere quindi osservata sia dall'istruttore che dai sottoposti. Come già visto nelle pellicole precedenti, la posizione fondamentale è quella di attenti, la quale, nell'ambito dell'istruzione con il moschetto, è nota anche come posizione di fiancarm. La posizione di attenti si ottiene mantenendo il fucile sul fianco destro, con la canna all'indietro, la mano destra stringe l'arma all'impugnatura. Il resto del corpo mantiene la stessa posizione di attenti già vista per l'istruzione senza armi. All'ordine riposo. Si sposta la mano destra avanti al corpo, appena al di sotto dell'ombelico, lasciando che il fucile cada naturalmente nell'incavo del braccio, mentre la mano sinistra va a stringere la destra. Il piede sinistro, come nella posizione di riposo senza armi, si porta di scatto in avanti, col tallone allineato alla punta del piede destro. Per ritornare alla posizione di attenti, all'avvertitivo AT si alza energicamente la testa. All'esecutivo TENTI si riporta il fucile in posizione verticale al fianco destro. La mano sinistra ed il piede avanzato ritornano nella posizione di attenti come visto in precedenza. Quando si porta con sé l'arma, non sarà possibile effettuare il saluto alla visiera, perciò si effettua il saluto all'arma. Quando un superiore giunge a 3 passi di distanza, si assume la posizione di attenti e si porta di scatto la mano sinistra, con le dita unite e tese, al fusto dell'arma. Il dorso della mano è rivolto in avanti e l'avambraccio si trova in posizione orizzontale. Per innastare la baionetta pieghevole si utilizza il comando baionetta, il quale, anche nel caso dell'istruzione col moschetto, si svolge in 3 tempi. Al comando ba si porta la mano sinistra al bottone o ritegno della baionetta, attivando il meccanismo per sganciarla. Al comando Yone si fa ruotare in alto la baionetta gridando Savoia. Al comando Ta si spinge la baionetta in sede fino ad avvertire lo scatto e si ritorna subito nella posizione di attenti. In modo analogo, per rimuoverla, anche l'ordine levate viene scandito in 3 tempi nettamente distinti. Le si porta la mano sinistra al bottone o ritegno della baionetta e la si sgancia. Va si ruota la baionetta verso il basso fino a fine corsa. Te si spinge la baionetta in sede fino ad avvertire lo scatto e si riprende la posizione di attenti. Come anche per il fucile modello 1891, la posizione più consona per rendere gli onori è sicuramente quella di Presentat Arm. Il movimento è svolto in 2 tempi. Primo, al comando esecutivo portare in avanti il fucile in posizione verticale ed in corrispondenza dell'occhio destro, quindi afferrarlo con la mano sinistra sotto e contro la fascetta con il pollice steso e le dita strette intorno al fusto. Secondo tempo, ruotare la mano destra sull'impugnatura e stringerla col pollice indietro, sotto e contro il bottone dell'otturatore, con le altre dita avanti unite e leggermente piegate. Il braccio destro deve essere naturalmente disteso. Dalla posizione di Presentat Arm, il movimento per eseguire l'ordine Fiang
Arm è scomposto in 3 tempi. Primo, si inverte la presa della mano destra all'impugnatura come nella posizione di fiancarm. Secondo, portare l'arma al fianco destro. La mano sinistra distesa accompagna il movimento in modo simile alla posizione di saluto con l'arma. Terzo, riprendere velocemente la posizione di attenti. Durante la marcia, anche i reparti armati di moschetto utilizzano frequentemente la posizione di spal arm. Ecco come si esegue questo comando. Al comando esecutivo si fa saltare il fucile davanti al corpo in posizione verticale, di modo che la scatola del serbatoio risulti orientata verso il corpo. Nello stesso momento si afferra il fucile con la mano destra sotto al calcio e la mano sinistra alla fascetta della cinghia. Al secondo tempo si appoggia il serbatoio del fucile sulla spalla, inclinandolo indietro e mantenendo un angolo di 90 gradi fra il braccio e l'avambraccio destro. Contemporaneamente si fa scorrere la mano sinistra a dita unite e tese fin sopra il manubrio dell'otturatore. Nel terzo e ultimo tempo si riporta celermente la mano sinistra al fianco. Per riprendere la posizione di attenti, al comando Fianc, Arm, si riporta il fucile in verticale e contemporaneamente lo si afferra con la mano sinistra a metà fra l'alzo e la fascetta. Secondo tempo. La mano destra afferra il fucile all'impugnatura, facendo scendere il fucile ruotandolo in modo tale da orientare la scatola del serbatoio in avanti. Terzo tempo. Si riporta la mano sinistra al fianco assumendo la posizione di attenti. Come già visto per il fucile modello 1891, affrontiamo la postura più adatta alle lunghe marce, quella di Brach Arm. Per prima cosa si porta il fucile in avanti, mantenendolo in verticale. Contemporaneamente, con la mano sinistra si afferra la cinghia presso la maglietta. Successivamente si infila la mano destra fra la cinghia del fucile, col palmo rivolto verso l'impugnatura, e si accompagna l'arma fino ad affrancarla sulla spalla. Completato il movimento, si riprende la posizione di attenti, avendo accortezza di mantenere la cinghia del fucile con la mano destra, il cui pollice si colloca dietro di essa. Il movimento per riprendere la posizione di fiancarm è il seguente. Al comando esecutivo, con la mano sinistra si afferra la cinghia il più possibile vicino alla fascetta. Si sfila il fucile dalla spalla e lo si porta in avanti afferrandolo con la mano destra all'impugnatura. Successivamente si riporta il fucile al fianco. Infine si riprende celermente la posizione di attenti.